Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele e il prossimo 2 marzo sarà finalmente presentato il nuovo drone della DJI. Cosa ci aspetta martedì? Beh, almeno stando a quello che ci dice l'immagine promozionale dell'azienda, sarà un drone in grado di rivoluzionare il modo di volare. Sarà davvero così? Beh, la verità è che questo è un po' il segreto di Pulcinella. Sappiamo già tutto di questo nuovo drone, quindi salvo un grosso colpo di scena dell'ultimo minuto, dietro questa immagine così scura dovrebbe nascondersi il DJI FPV Drone. Un drone di cui qui su YouTube vi stiamo già parlando più o meno dalla fine dell'estate, da settembre-ottobre, e di cui sappiamo già quasi tutto. Ma oggi, qualche giorno prima della presentazione ufficiale, pensate che questo drone è già stato messo in vendita, anzi in prevendita, su uno store molto importante, ovvero Banggood, e andremo tra poco a leggere tutte le informazioni che ci regalerà questo sito. Allora, premessa, queste non sono informazioni ufficiali da parte della DJI, ma sembrerebbero allo stesso tempo delle specifiche abbastanza accurate. Voi comunque prendetele con le pinze. DJI FPV combo ad un prezzo di poco superiore ai 1100 euro, nonostante pochi giorni fa si parlasse di un costo superiore ai 1600 euro per questa versione comprendente drone, radiocomando e visore occhiali FPV, che solo loro costano oltre 500 euro. Perché un prezzo così basso? Beh, forse perché si tratta di un negozio cinese, potrebbe essere per questo. Comunque stiamo a vedere quale sarà il prezzo della versione europea la settimana prossima. Secondo me comunque saremo sui 1500 euro dall'Europa, poco più di 1000 euro dalla Cina. 10 km di range di controllo sono davvero tantissimi, almeno per un drone di questa tipologia. E ok, bisognerà capire se 10 km sono reali, se ci arriva davvero, se sono esclusiva del mercato cinese, americano, o se saranno replicabili anche qui in Europa. Vedremo. Cam 4K 60 fps, questo già lo sapevamo, una buona cam sì, ma almeno da quello che si è visto fino ad oggi ovviamente non in grado di rivaleggiare con altri modelli sempre della DJI come il DJI Mavic 2. 20 minuti di autonomia di volo e ok, sicuramente non saranno i 30-35 minuti di un Air 2 o di un Mavic Pro 2, però tenete conto che questo non è un drone fotografico. 140 km/h di velocità massima contro i 150 dichiarati in un primo momento, comunque siamo lì, è velocissimo, e altre cosine. Ma ora direi di passare alle specifiche tecniche vere e proprie, partendo da un aspetto ormai importantissimo quando si decide di acquistare un nuovo drone, ovvero il peso, che secondo questa scheda tecnica dovrebbe essere di poco inferiore agli 800 grammi. Questo significa che per pilotarlo servirà patentino, assicurazione e QR code, e inoltre, pesando più di 500 grammi, sarà utilizzabile solo fuori dai centri urbani e lontano da altre persone. Tenetelo bene a mente. Ci vengono indicate le sue dimensioni, abbastanza importanti sicuramente. Non si tratta di un classico drone racing compatto, agile, questo è bello grosso. Interessanti le 3 velocità impostabili M, S ed N. Ognuna di queste velocità ha un'accelerazione e una velocità massima diversa. Con la modalità M l'accelerazione 0-100 km/h, nemmeno fosse un'auto, è di appena 2 secondi. Altezza massima di esercizio 6000 metri sopra il livello del mare. Questo significa che non è consigliabile utilizzare questo drone in alta montagna. Autonomia di volo massima in condizioni estremamente favorevoli, senza vento, siamo sui 20 minuti, che scendono a 16 minuti di volo con un vento moderato. Questa autonomia è ovviamente bassa, ridotta rispetto a quella a cui siamo abituati con droni fotografici, ma per un drone racing è tanta. Distanza massima di volo 16,8 km in condizioni estremamente favorevoli. Allora, questo non significa che il drone arriva a 16 km di distanza, ma che è in grado di percorrere magari in cerchio sullo stesso punto fino a
quasi 17 km prima di scaricarsi totalmente. Dotato di GPS GLONASS più Galileo, e come stiamo capendo dalle specifiche tecniche che stiamo leggendo, non si tratta assolutamente di un drone racing puro, ma qualcosa di leggermente più semplice da pilotare. Il FOV, l'angolo di visuale della cam, è di ben 150 gradi e ci sta per un drone di questa tipologia. Purtroppo, almeno da queste specifiche, ci viene indicato che è possibile scattare foto solo in JPEG e non JPEG più RAW. Poi ovviamente vedremo nella prova pratica. Le risoluzioni video supportate sono 4K 50-60 fps e Full HD dai 50 fino ai 120 fps, con un bitrate di ben 120 megabit per secondo, davvero tanto. La cam è da 12 megapixel ed è molto interessante anche il gimbal stabilizzato su un solo asse meccanico, il resto invece è stabilizzato elettronicamente. Sono indicati anche i sensori e troviamo il sensore di posizionamento, credo si riferisca alla VPU, e anche un sensore anti ostacoli, avviabile solo in modalità di volo N, che credo sia quella più lenta. Sì, infatti, allora bisogna capire se si tratta di un sensore anticollisione solo verticale, non la VPU, oppure anche frontale. Beh, staremo a vedere martedì. Questa è un'altra specifica importante, ovvero il range di controllo: 10 km in FCC, quindi Asia, America, e 6 km qui in Europa. Ci sono poi tante altre specifiche tecniche legate al visore, al radiocomando. Magari dateci una bella lettura, se trovate qualcos'altro di interessante magari scrivetemelo con un bel commento. Mi sono dimenticato di dirvi che la velocità massima di 140 km/h è limitata a 100 km/h in Cina. Non so bene perché questa limitazione, nemmeno fosse un'automobile, vabbè, chiederò a qualche mio contatto. Bene ragazzi, e queste sono le specifiche tecniche, o almeno le presunte specifiche tecniche del nuovo drone della DJI, il DJI FPV Drone. Caratteristiche, almeno sulla carta, davvero molto interessanti, ma ora sorge spontanea una domanda. Questo nuovo drone, il DJI FPV Drone, a chi è rivolto? È rivolto a piloti racing, racer, esperti? Beh, direi proprio di no, ma questa è una mia opinione. Ma perché cerco di motivarvi questa mia ipotesi? Beh, è un drone di dimensioni importanti, non è compatto e agile come un classico drone racing. Sì, lui è velocissimo, arriva a ben 150 km/h in 0-100 in 2 secondi, però il suo movimento, il cambio di direzione ad esempio, non è veloce, agile come un drone racing tradizionale. Per questo motivo non penso proprio sia adatto a gare o altre destinazioni professionali o semiprofessionali di questo tipo. Si tratta forse di un drone destinato ai nuovi piloti che stanno per affacciarsi a questo mondo e stanno cercando qualcosa di valido con cui iniziare? Beh, tenderei nel dirvi che anche in questo caso la risposta è no. È un drone molto costoso. Per acquistare il pacchetto completo, come avete visto, dovete spendere oltre 1000 euro, e spendere oltre 1000 euro per un drone simil racing che potrebbe andare a sbattere a 150 km/h contro un muro, direi che non è proprio il massimo, anche perché sì, non è un racing puro, ma dovrebbe essere più complesso da pilotare rispetto ad un drone fotografico come può essere il DJI Mavic Mini e DJI Mini 2, quindi escluderei anche questo. Cosa rimane? Beh, potrebbe essere forse un drone destinato ai fotografi professionisti? Beh, forse potrebbe essere un drone pensato per i fotografi, i videomaker che cercano inquadrature più dinamiche rispetto a quelle che possono essere offerte da un DJI Mavic 2 Pro ad esempio, ma che magari non hanno la skill, la mano di un pilota racing racer professionista. Tenendo conto però che, almeno da quello che abbiamo visto in rete nei primi test trapelati da chi ha potuto già acquistarlo, come qualità fotografica, almeno secondo me, non regge il confronto con il già citato DJI Mavic 2 Pro e DJI Mavic Air 2. Inoltre lui, almeno che io non venga smentito martedì, non dovrebbe
essere dotato di quick shot e smart fly particolari come il follow me, l'active track, il circle mode, waypoint e tutto il resto. Quindi ragazzi, cosa dire in conclusione? Beh, il DJI FPV drone è un drone abbastanza emblematico, è difficile da identificare e posizionare in un segmento di mercato attualmente presente, ma potrebbe crearne lui uno nuovo, chissà, stiamo a vedere. Solitamente il DJI riesce sempre ad avere un buon successo in tutti i suoi prodotti, vediamo se sarà la stessa cosa anche per questo nuovo drone e sono davvero molto curioso, ma ora voglio sapere voi cosa ne pensate del nuovo DJI FPV drone. Lo trovate un drone interessante? Sì? No? Lo acquistereste oppure volete aspettare, guardare qualche recensione e capire di che tipo di drone si tratti, perché magari anche voi come me siete un po' confusi? Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto, parliamo insieme nei commenti e se avete dubbi o domande non esitate nel chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Se volete già acquistare il DJI FPV drone, beh, date un'occhiata ai miei link qui sotto in descrizione video ed entrate nel mio canale Telegram ufficiale TechQuest Deals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, perché vi linkerò il drone e le prime offerte appena disponibili qui sopra su Telegram. E già che ci siete, cliccate anche sul link per il mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e la mia pagina Instagram. E se questo video un pochino vi è piaciuto, beh ragazzi, potete supportarmi molto semplicemente lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E direi che questo è davvero tutto ragazzi, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video. Sta arrivando anche un'ambulanza, non credo che sia per me, ma noi ora ci salutiamo, alla prossima, sempre qui, sempre come vogliate, su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!